Ciao e benvenuti e benvenute in un nuovo video. Forse l'avete già capito, questa settimana Walter, il serramentista, viene a posare le nostre finestre. Tre settimane fa Vince era andato a Monbarcaro, in Piemonte, nell'Alta Langa. Walter gli ha gentilmente aperto le porte del suo laboratorio per fargli scoprire il processo di fabbricazione di una finestra in legno. Benvenuti presso l'azienda familiare Biestro Serramenti. Il processo inizia nel suo ufficio e showroom, dove sono esposte porte, finestre, persiane e scuri dalle 1000 possibili finiture. Una volta scelto il profilo dei serramenti e la loro finitura, Walter configura l'intero ordine al computer. Poi, sempre con lo stesso programma, avvia il processo di produzione. Ci richiamo dove tutto inizia, il capannone di stoccaggio del legno. Vi si trovano principalmente tre tipi di legno, i più utilizzati in zona: l'eucalipto, il castagno e il larice bio-europeo. In questa maniera qua, vedi che è già incollato, noi lo prendiamo già incollato. Sì, quindi questo è il tuo materiale grezzo. Esatto, materiale grezzo che poi o facciamo incollare noi oppure lo prendiamo già incollato da diverse aziende, no? Che fanno lamellare. Gli elementi lamellari vengono poi tagliati e piallati nella misura richiesta e in seguito controllati uno a uno. Le facce più belle del legno vengono individuate per essere rese visibili sul prodotto finito, ovviamente tenendo conto della curvatura del legno. Quella più bella, quella meno bella. Quindi quella che viene a vista. Quella che viene a vista la mette sopra. A vista è sempre questa o questa? Sì. E dipende quella la più bella. E poi se c'è qualche difetto nelle battute lui va a mettere dove la macchina lavora, no? Praticamente qua magari viene la battuta esterna, allora il difetto lo mette qua. E quando la macchina lavora va via il difetto. È molto difficile perché bisogna stare concentrati e ci va un sacco di tempo. E poi, esatto, e anche la curvatura del legno, anche la curvatura, perché è importante guardare la curvatura. Vedi che poi bisogna segnare così. Ci dirigiamo quindi verso la sala di lavorazione, dove si trova il CNC, un'enorme macchina automatizzata che esegue la lavorazione dei pezzi in legno delle finestre. Il computer del CNC ha ricevuto l'ordine precedentemente configurato da Walter. Su richiesta della macchina, Walter dovrà solo presentare i pezzi di legno selezionati e tagliati in anticipo. Con un sistema laser, il CNC controlla autonomamente i lati di ogni elemento prima di iniziare la lavorazione. Il CNC opera autonomamente, cambiando le punte di foratura
o di taglio in base alle esigenze del pezzo. Pensate che la testa del CNC è dotata di una quarantina di accessori diversi. Dopo qualche minuto di lavoro il pezzo è pronto. Ora presenta tutte le scanalature necessarie alla posa del vetro, gli spazi per i sistemi di chiusura e l'assemblaggio del profilo scelto dal cliente. Gli elementi sono ora pronti per essere assemblati. Alcuni tasselli, un po' di colla e poi il tutto viene posizionato in una pressa idraulica per eseguire il montaggio. Il passo successivo è quello di aggiungere i sistemi di chiusura alle cerniere, i cardini e i giunti. E voilà, il vetro viene poi posato e le finestre vengono imballate su dei pallet per il trasporto verso il nostro cantiere. Davide si occupa di posare le finestre. Inizia a posizionarle tutte, fissandole direttamente sui controtelai che abbiamo posato qualche mese fa.
Nella parte inferiore poggiano sulle soglie in ardesia e vengono siliconati.
Poi si installano le maniglie e le serrature. Abbiamo scelto di avere solo 2 porte finestre con la serratura, quella della cucina e quella che si affaccia sulla facciata principale. Il giorno dopo si inizia con la posa dei coprifili esterni. Per ottenere una finitura perfetta, Davide raschia e scava leggermente l'intonaco per inserirvi le sue bacchette di legno. Le finestre sono volutamente prodotte in modo da lasciare 1 centimetro su ogni lato. Ciò consente di inserire una schiuma poliuretanica a bassa espansione, che garantirà il corretto isolamento dell'apertura. Quindi si posano i coprifili interni di copertura.
infine gli ultimi dettagli. La posa di una guarnizione in silicone sulla parte inferiore del vetro e sulle soglie in ardesia. «22 mesi è il tempo che abbiamo impiegato per avere una casa chiusa, al riparo dalle intemperie. E il risultato va oltre le nostre aspettative. Inoltre, per la prima volta da quando abbiamo comprato casa nel 2020, abbiamo finalmente le chiavi». Seduta. Brava. Andiamo. Questo passo è sicuramente un punto di svolta nel nostro progetto, si può dire che stiamo per cominciare l'ultima tappa. Ma questo si vedrà nei prossimi episodi. Grazie per averci seguito e a presto!